Buonasera a tutti amici e bentornati in un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qua riuniti per andare a rispondere o comunque guardare, leggere i commenti più divertenti e più assurdi sotto i miei video di reaction a Dimash. Ebbene sì, perché dovete sapere che da quando ho cominciato a fare delle reaction ai video di Dimash, che tra l'altro mi sono state richieste sul mio canale, sono stata travolta, prima di tutto dalle visualizzazioni, e questo è un bene, perché evidentemente Dimash ha comunque una fanbase molto attiva. Il problema però è che è fin troppo attiva, o meglio è attiva a momenti in un modo macabro. Infatti sembra di non poter dire nulla di male su di lui, ma io in realtà non ho detto nulla di male, ma sembra proprio di non poter dire altro se non che è il cantante migliore del mondo e che è strabiliante. Nel momento in cui si dice anche solo, come ho fatto nel mio ultimo video, preferivo la versione di Lara Fabian, gusto personale, per poco non si arriva alle minacce, insomma, cioè vedi di non fare mai più dei video del genere se devi parlare male di Dimash. Partiamo con cose di questo tipo e arriviamo fino a stai mancando di rispetto a Dimash se non metti il link al video originale nella descrizione del video. Assolutamente crimine di guerra. Ma prima di andare ad analizzarli, ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Se vi piacciono i contenuti che riguardano la musica, iscrivetevi e attivate la campanella, perché sostenete il mio canale, mi permettete di crescere e inoltre tipo il 99% di voi guarda i miei video senza essere iscritti. A voi non cambia nulla, ma a me fa veramente la differenza, quindi iscrivetevi e partiamo col video. Devo fare le catture schermo. Dov'è? Andiamo al primo Vocal Coach Reacts, una canzone di Dimash. A parte che mi hanno scritto che sbaglio l'accento, quindi non so più se si dice Dimash o Dimash. Primo video, io che reagisco alla canzone SOS. Fortunatamente comunque mi arrivano persone veramente da tutto il mondo, questa è una cosa eccezionale ovviamente per i miei video. Ok, partiamo da questo commento che diciamo non è neanche nulla di che. Saluti dalla Russia, non ho capito niente dai tuoi commenti, ma so una cosa, non potrai mai insegnare a nessuno a cantare così. Oggi Dimash è il miglior cantante su questo pianeta. Ma questo in realtà neanche nulla di che, però già parti dicendomi non potrai mai insegnare a nessuno a cantare così, ti calmi. E poi questa cosa che verrà ripetuta all'infinito, Dimash è il miglior cantante su questo pianeta, abbiate pazienza, ma potrebbe essere opinabile. È veramente molto molto bravo, è impressionante, ma ci sono stati tantissimi cantanti veramente molto molto bravi nella storia della musica. Ed è per questo che verrò linciata sotto questo video. Fai vedere, bla bla bla. Tipica cosa che mi verrà scritta 856 milioni di volte. Saluti dall'Ecuador, grazie per aver reagito a questo incredibile cantante kazako. Per me è il miglior cantante del mondo, ribadito all'infinito, in ogni modo. Un suggerimento, non tagliare la canzone in questo modo. Se è dovuto al copyright, usa i filtri, che ci sono molti commenti tradotti in italiano, ma mutila in quel modo, prima togli l'emozione alla tua reazione e poi per i Diars, il fan club di Dimash, è inquietante vedere la sua canzone mutilata in questo modo. Non è colpa mia se sto usando contenuti coperti da copyright. Non sono né la prima né l'ultima che taglia i video per evitare gli strike di YouTube. Secondo, la canzone te la puoi ascoltare intera andando ad ascoltarti la canzone e non la mia reazione. Terzo, il mio video intero lo trovi su Patreon. Per chi l'ascolta per la prima volta non proverà mai quell'emozione che quelli di noi che amano le sue canzoni provano. E non è un problema mio, perché il mio video non è il video originale della canzone e non è fatto per ascoltare la canzone, ma è fatto per ascoltare la mia reazione. Mi iscrivo al tuo canale sperando di vedere più reazioni a questo meraviglioso cantante. Ok, ci sta. Al che comunque io ho cercato di indagare, perché magari
utilizzando i filtri come mi suggeriva questa persona, potevo evitare di tagliare la canzone così tanto. Ma questa cosa non basta, perché mi viene detto diverse volte: dovresti fare una cosa molto importante, ovvero di rispettare Dimash e il suo lavoro. Ok, quindi mi si sta accusando di non rispettare questo artista. Quando usi i video di Dimash nel suo canale, che sono il suo duro, prezioso e costosissimo lavoro, devi riconoscere il credito e mettere il link necessario in descrizione. E sia una questione di rispetto, che è la cosa più importante, ma anche di ringraziamento a Dimash, perché voi youtuber, usando gratuitamente e senza il suo permesso i suoi video, il lavoro di Dimash, avete tantissimi vantaggi. Vedi il mio conto in banca quanto è salito, visualizzazioni, iscrizione al canale, follower sui social, e guadagnate anche soldi, brutti bastardi di merda. Rispetto e ringraziamento, questo voi youtubers dovete a Dimash, dovete tutto a Dimash, voi youtuber pezzi di merda. E purtroppo alcuni disonesti e arroganti non lo fanno, quindi Francesca, tu sei disonesta e arrogante che non lo fai, capito? E invece a me chi cazzo si iscrive al canale per rispetto del lavoro che faccio di creare i video per creare dell'intrattenimento? Nessuno. Comunque mi verrà continuamente ripetuta questa cosa, che il link necessario in descrizione, perché sicuramente Dimash sta pensando a me e non vive sicuramente il suo lavoro, la sua fama e il suo stipendio dipenderanno da me, che metto il link necessario in descrizione in un canale da 1200 iscritti. Sicuramente io sono proprio il fulcro della sua fama. Senza contare i commenti di questo tipo che fanno diventare un Wikipedia di Dimash. Questa canzone è una perla del canzoniere francese, è un'opera cyberpunk rock franco-canadese chiamata Starman, scritta nel 1976 da Michael Berger, Francia, con testi di look, cioè diventi un Wikipedia. Grazie. E abbiamo ancora un bellissimo Wikipedia. Benvenuta nel mondo del nostro amato principe kazako. Con questo video, penso che sia la prima reazione che fai per Dimash, hai scoperto quasi lo 0,01% di quello che è in grado di fare su un palco. Partendo dal presupposto che canta in circa 10 lingue, italiano compreso, presto ti accorgerai, se ti fa piacere continuare le tue razioni di cibo, che la sua estensione copre circa 8 ottave. Parlo di note sostenute. Cosa dovrebbe voler dire? Parlo di note sostenute, e che può passare dalla seconda ottava alla sesta nell'arco di un decimo di secondo, beccando esattamente la nota. Ma tutto questo e molto altro per quanto riguarda le sue doti tecniche passa in secondo piano quando si parla di interpretazione, che, posso dirla tutta, a livello di emozione non mi trasmette tantissimo. Cioè, io vedo una tecnica super pazzesca, però a livello di emozione, e mi ammazzeranno parte 2. Infatti le emozioni che trasmette sono talmente vere e tangibili che a volte da una pellicola, quella da cucina, sempre direi, non c'è, con la virgola, bisogno di capire il testo per sentirle in tutto il corpo, basta vederlo e ascoltarlo. Ma ancora una volta tutto questo passa in secondo piano, perché per quanto sia grande come artista e performer, faccio musica praticamente da sempre e non credo ci sia uno al mondo come lui, è praticamente immenso come un uomo. Come uomo. In che senso? Con il tempo capirai, stupida donna, quello che voglio dire. Se vuoi più informazioni puoi chiedere ad uno dei miei fratelli Diar sparsi per il mondo. Tutti saranno felici di aiutarti solo se dici cose belle riguardo Dimash. Nel momento in cui osi dire che forse ti è piaciuto 0,01% di meno rispetto alla volta precedente, sei da buttare al cesso. Come sicuramente potrai leggere dei commenti, spero che entrerai a far parte dei Diar italiani anche tu. Ok, per esempio questo commento infinito che non ci sta nemmeno nello screenshot. Devo diminuire lo zoom del computer perché non ci sta, ma non ci sta. Cioè, è infinito, raga. Non ci sta. Cioè, lo zoom al 50%, parliamone. No, non ci sta comunque.
non si leggerà, cioè è enorme, cioè proprio fanno copia e incolla per, secondo loro, trasmettere delle informazioni su Dimash, come se dovessero educare la gente. Ma perché? Perché? Va bene. Alcuni commenti in tipo russo, che non so perché non me li fa tradurre. Per favore, non tagliare la canzone, riguarda la musica, prenditi qualche pausa, raccontaci come ti senti e facci la tua analisi, poi torna indietro di qualche secondo per non perdere il flusso e così via. Raga, per non perdere il flusso non metto pausa. È quello il punto. Io sto facendo la reaction, io mi devo ascoltare la canzone. Se poi voi la volete sentire intera, o l'ascoltate nel suo video, oppure ascoltate il mio video intero che lo trovate su Patreon. E lo dico sempre, questo che c'è su YouTube è spezzettato, esattamente come tutti gli altri video reaction di qualsiasi cosa. Riccardo Dose fa le reaction del collegio e mette pausa, e sono spezzettate le cose. Cioè non sono né la prima né l'ultima che taglia i video per evitare gli strike di YouTube con il copyright. E infatti la mia risposta è stata: la canzone intera puoi trovarla nel suo video. Il mio video è un'altra cosa. Abbiamo ancora una volta brava, ma non tagliare i pezzi, fai una reaction facendoci ascoltare l'intero brano. Raga, mi blocca il video YouTube, se lo faccio non posso proprio renderlo pubblico. Mi spiegate come dovrei fare? Mi spiegate perché mi chiedete di fare una cosa se non sapete come funziona il mio lavoro? Abbiamo ancora il nostro Paolo che ci dice: io ho visto centinaia di reaction in tutto il mondo di questa canzone, ma nessuno l'ha mutilata così, addirittura mutilata. Abbiamo fatto violenza ad una canzone. Esagerato, mutilata, infatti rispondono. Ho visto anch'io tantissime da tutto il mondo ed erano tagliate esattamente come le taglio io. Cosa vuoi che ti dica? Direi che non ho nulla da aggiungere. E abbiamo ancora chi non capisce che non sto facendo il video in diretta. Nel 2023, you cut the song too much. You missed half of it. Cioè, hai tagliato troppo la canzone, ne hai perso la metà. Ma veramente credi che il video che stai guardando corrisponda a quello che ho visto io? Io me la guardo tutta e poi taglio il video in modo che non mi vengano fatti gli strike di YouTube per il copyright. Ma a parte che lo dico in ogni video che metto su YouTube. Il video intero in versione integrale lo trovate sul mio Patreon, perché questo video per YouTube lo dovrò tagliare, dovrà essere più riassuntivo in modo da non farmi bloccare il video per il copyright. Evidentemente non ascoltate. E abbiamo ancora il nostro amico DR for Dimash che ci dice: these cut reactions are so bad. Cioè questi tagli in questa reaction sono veramente terribili. E allora disiscriviti, non guardare i miei video. Ma soprattutto, che lo stesso crede che il video sia in diretta, are you impatient to listen to music? Cioè, sei impaziente ascoltando la musica? Come se io stessi skippando realmente dei pezzi della canzone. Raga, dove vivete? E abbiamo un dove vivete parte 16.850 del nostro Lord Cal, che mi chiede: perché hai il titolo in inglese se non stai realmente parlando in inglese? Ho sprecato un click in questo video, premesso che tra l'altro se hai le traduzioni attive per Google o per l'app di YouTube, comunque se io metto il video con i sottotitoli e con il titolo tradotto in tutte le lingue che voglio, il titolo ti esce in una lingua tradotta, quindi potresti trovare il titolo in inglese anche semplicemente perché te l'ha tradotto YouTube. Premesso questo, non hai idea di come funzioni YouTube, perché è ovvio che uno YouTuber, per arrivare a più persone possibili, cerca dei titoli che siano funzionali, che siano anche simili a quelli degli altri vocal coach che fanno la stessa cosa. E quindi se tutti i video di Vocal Coach Reacts a Dimash
si intitolano Vocal Coach Reacts Dimash Incredible. È ovvio che una persona per strategia tende a mettere un titolo simile. E poi il video comunque ha i sottotitoli, quindi nessuno mi proibisce di mettere il titolo in inglese, perché tanto poi il video può essere capito anche da persone che capiscono l'inglese. E il titolo in inglese mi permette di arrivare a più persone possibili. E poi abbiamo ancora hai chopped up, vabbè sì, hai tagliuzzato la canzone, perché disturbarti, cioè perché disturbarti a fare il video addirittura. E la mia risposta è stata direttamente because I have to, bro, nella serie, perché devo, zio. Questo invece che ha deciso che non vuole assolutamente contribuire alla corruzione che sto applicando sul mio canale per portare le persone a vedere il video intero sul mio Patreon, perché io lo faccio per fare un dispetto alle persone, no? Si sa. Se se ha intenzione di tagliuzzare tutti i suoi video, non sia mai del nostro carissimo Dimash, per tutti quanti, tranne per i tuoi membri di Patreon, non mi iscriverò. Non mi freghi, zia. Non mi freghi. Pensavi di fregarmi e invece a me non mi freghi, perché io sono più avanti di te. Ma soprattutto, questo nome è italiano, perché mi ha scritto in inglese? Va bene, raga, per adesso vi lascio con questi commenti. Sappiate che ce ne sono davvero ancora tanti, quindi lasciate un mi piace per una seconda puntata di Reagisco e leggo i commenti più assurdi sotto i miei video di Dimash, e ne farò una seconda puntata, sicuramente ne esce anche una terza e una quarta. Ad ogni modo fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, sicuramente qua sotto troveremo i nostri amici di Ars che ovviamente mi criticheranno. E niente, spero che questo video sia divertente, non vedevo l'ora di fare un video con dei commenti assurdi ed è finalmente arrivato il momento. Io vi ringrazio di aver guardato questo video fino a qua, spero che vi abbia divertito. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella. Seguitemi anche su tutti gli altri social, li trovate in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!